Ciao a tutti, bentornati su Cose Cinesi, io sono Diego e oggi sono insieme con questi due oggetti che uno è lo SwitchBot K10 Plus Pro di SwitchBot, un robot per le pulizie domestiche veramente innovativo. Ma la prima cosa che vi salta all'occhio è: avete visto quanto è piccolo questo robottino? È piccolissimo, super compatto, si infila ovunque ed è uno dei super punti di forza di questo dispositivo. Prima cosa da dirvi è che cosa vi arriva nello scatolone. In confezione troviamo guida manualetto veloce per messa in funzione rapida, il manuale d'uso pieno di figure e con tutte le informazioni. E come vedete questo qui è uno dei motivi per il quale questo robot è molto particolare. Se paragonato agli altri robot per le pulizie, questo è estremamente più piccolo. Tanto per rendere l'idea di un robot di dimensioni standard, e questo qui che sembra suo figlio. Guardate quanto è più piccolo di quello normale. Troviamo poi la spazzolina laterale, uno è il ricambio e uno invece è da installare. Ed ecco che in fondo allo scatolone troviamo anche la base di scarico dello sporco. Sì, perché sarà anche piccolino, ma questo kit è veramente molto completo. Nella parte superiore c'è la torretta laser per la navigazione, anch'essa dotata di sensore. In caso di urto con qualcosa, anche l'urto sulla torretta fa cambiare direzione al robottino. Ci sono poi due pulsanti di accensione e spegnimento e quello per il ritorno alla base, e il coperchio è magnetico e si toglie a sollevamento in questa maniera. Sotto troviamo l'interruttore generale on-off e la maniglietta da sollevare per rimuovere il serbatoio della polvere. Questo serbatoio della polvere ovviamente è solamente temporaneo durante il movimento, mentre il robot è in giro raccoglie la polvere in questo serbatoio, che poi viene svuotato in maniera automatica quando il robottino torna alla stazione di carico-scarico. È dotato di filtro EPA da questa parte, rimovibile per una facile pulizia, si può lavare anche sott'acqua, e c'è anche una micro grigliettina qui dentro per le polveri più grosse. Tutto attorno qui davanti nella parte anteriore c'è una guarnizione in gomma molto morbida, che è la parte in pratica che il robot utilizza per fermarsi in maniera fisica. Quando andiamo a toccare, quando il robot va a toccare qualche ostacolo e batte in questo bumper, lo fa su questa guarnizione, perciò non va eventualmente a danneggiare quelli che possono essere i nostri arredi, e il robot cambia direzione in automatico. In questa nuova versione è stato dotato di un sensore di nuova generazione qui davanti per la rilevazione degli ostacoli, oltre al sensore laterale che è un po' la magia, una delle innovazioni di questa nuova versione, per far sì che questo robot, quando si sposta a fianco delle pareti, stia veramente molto vicino e la spazzolina possa raggiungere i battiscopa o i bordi dei mobili o i muri che il robot sfiora grazie al sensore laterale. Nella parte inferiore c'è la spazzola rotante che, come vedete, non ha setole pelose ma è completamente gommata, si rimuove in maniera super facile facendo questa operazione qua e si può pulire sotto l'acqua corrente. Il fatto che sia in gomma aiuta quando andiamo a transitare sopra i tappeti o comunque superfici pelose che possono essere anche tipo la moquette. Nella parte inferiore, oltre alle due ruote con una grande escursione, come vedete, troviamo la rotellina frontale piroettante per dare le direzioni al robot e i tre sensori anticaduta posizionati sui lati e sul frontale. Sensori anticaduta che fanno in modo che il robot non caschi quando arriva alla fine del pavimento, magari in prossimità di una scala. Eccolo qua, quando dico compatto intendo veramente compatto, 2,3 kg, 25 cm il diametro, 9,2 cm di spessore. Parliamo un attimo della base. Questa qui è la base di svuotamento e vedete che anch'essa è piccolissima, super compatta, 26 cm di larghezza, 22 di profondità, 33 cm di altezza. Questa piccola base nasconde un capiente sistema di svuotamento a sacchetto
E cosa c'è qui sotto al coperchio? La prima cosa è la spazzolina per la manutenzione, dopodiché troviamo uno dei due sacchetti che raccolgono lo sporco. Intanto vedete come è grande, è più o meno il doppio dei sacchetti standard delle basi di scarico della polvere, anzi sicuramente è il doppio. Poi troviamo un altro sacchetto di ricambi che contiene un altro contenitore per la polvere, un filtrino EPA di ricambio e poi abbiamo questo sacchetto che va a contenere i panni per il lavaggio del pavimento. Sì, perché questo robottino può anche lavare il pavimento. Vedete infatti che qui sopra hanno effettivamente studiato bene la soluzione per non avere pezzi in giro. Vedete che qui sopra sul vano, sul coperchio della base di ricarica e scarico polveri c'è questo piccolo piattino che si rimuove con un clic. Questo qui è il supporto sul quale vanno attaccati i panni, ci sono anche le istruzioni disegnate qua. Due fessure, una di qua e una dall'altra parte. Si prende il panno, ci sono i due foretti, lo si appoggia sul piattino passando i due foretti nei due dentini che ci sono nel piatto, si gira il panno verso l'interno, si fa passare il panno sotto le due linguette che ci sono, una a destra e una a sinistra, questa e quest'altra per di qua, e dopodiché si aggancia il panno alle due zone di velcro che ci sono all'interno del piattino. Ed ecco che in questa maniera il panno è installato. Il panno è pre-bagnato, a dire il vero è estremamente bagnato, è tanto bagnato, buono, ed è anche molto profumato. Sicuramente una funzionalità di igienizzazione del pavimento abbastanza basica, più che altro serve un po' a profumare l'ambiente, profumare la stanza. Di sicuro non aspettatevi un lavaggio profondo come i robot che hanno i panni rotanti e tutte queste cose qua. Con un sacchetto vi fate 90 giorni di autonomia, 3 mesi, non vi dovete preoccupare di pulire il serbatoio perché lui si arrangia e butta lo sporco qua dentro quando torna alla stazione di carica a caricare la batteria e a scaricare appunto la sporcizia. Una cosa che ho apprezzato di questa stazione di carica è il sistema di gestione del cavo. Vedete, c'è il cavo che si può arrotolare qui dietro. Avere l'avvolgicavo vi permette di stare veramente molto vicino alla parete e non avere confusione a vista. Siccome questi robot normalmente sono in giro per casa vostra e si devono vedere, il fatto di avere questa astuzia di avvolgere il cavo dietro, a mio avviso è banale sì, ma è veramente una cosa comodissima. Come è fatto il K10 Plus Pro? Qui dentro c'è una batteria da 3200 mAh che si ricarica al massimo in 4 ore. Tempo molto buono, soprattutto se lo paragoniamo ai competitor, quindi velocità di ricarica eccellente e autonomia altrettanto buona. Ci sono 4 livelli di aspirazione e in base al livello di aspirazione la batteria ha un certo consumo. Nella modalità silenziosa vi fate 150 minuti di lavoro, può lavorare per 150 minuti. Nella velocità più forte di aspirazione vi può lavorare per circa un'ora. Dalle mie prove ho visto che nella modalità standard, che è leggermente sopra la modalità silenziosa, che è quella che ho utilizzato praticamente sempre durante queste settimane di uso, vi posso garantire che il robot vi fa una casa da 150 metri su per giù e vi lavora 2 ore. Nel caso vi finisse la batteria, cosa fa? Torna da solo alla stazione di carica, si ricarica la batteria e poi riprende, torna dove era prima e riprende a fare le pulizie che aveva lasciato interrotte. A proposito di rumore, ho fatto alcune misurazioni. Allora, per farla brevissima, nella modalità silenziosa questo robot può essere fatto lavorare anche di notte, non dà fastidio assolutamente. Fate conto che è paragonabile al rumore di un climatizzatore nella velocità più leggera. Se lo aumentiamo alla velocità di aspirazione massima, ovviamente anche il rumore di conseguenza aumenta, ma non diventa mai così fastidioso. Per farvi capire, si può tranquillamente continuare a guardare la televisione mentre lui aspira alla velocità massima, perciò è comunque una cosa tollerabile. Vi ho detto che questo è l'evoluzione del precedente modello del K10. In cosa è stato modificato? Prevalentemente sotto 3 punti di vista. Il primo è la spazzola, qui la spazzola, il rullo centrale. In questo caso, in questo K10 è completamente in gomma, non ha più setole di pelo, di stoffa, insomma è completamente gommata. Questo permette al robot di evitare praticamente nella totalità dei casi l'aggrovigliarsi di capelli se avete capelli lunghi o peli in giro per casa. In questi giorni di prova ho verificato che questa è una cosa vera. Avere la spazzola di gomma in effetti risolve questo problema. L'unico caso che comunque vi farà fare la manutenzione e le pulizie della spazzola è che sulle testine che non sono removibili potrebbero aggrovigliarsi
dei capelli lunghi se ne avete in giro per casa. Nel centro della spazzola il sistema antigrovigliamento funziona veramente bene e non avrete più arrotolamenti di capelli in questa fase qua, in questa parte qui della spazzola, perciò questo qui è stato sicuramente un miglioramento indovinato. Ma più sorprendenti sono i sensori di posizionamento, cioè vi ho già detto che qui sopra c'è la torretta che permette la mappatura laser degli ambienti, però sul frontale e laterale ci sono questi sensori, si chiamano PSD, non è un tipo di file ma sono sensori che permettono al robot di stare radente alle pareti. Cosa vuol dire in pratica stare molto vicini alle pareti o ai mobili? Significa che qualsiasi ostacolo lo sfioriamo e la spazzolina, questa qui laterale, che ha il compito di convogliare tutto al centro e poi essere aspirato dal rullo centrale, questa spazzolina qui che ha le setole più lunghe rispetto allo standard raggiunge benissimo gli angoli, gli spigoli, ma anche gli angoli proprio a 90 gradi delle nostre pareti. Perché se uniamo il fatto che stiamo molto vicino alle pareti, che questa setola qui è lunga e lui ha un diametro di soli 25 cm, perciò è più piccolo, permette di infilarsi meglio, di stare molto più vicino al vertice dell'angolo della stanza. Ecco, queste tre cose messe insieme fanno sì che il K10 Plus Pro sia il non plus ultra probabilmente delle soluzioni di pulizia degli angoli, l'edge cleaning come viene detto, delle nostre stanze, senza bisogno di strumenti particolari, di bracci estensibili o altre cose che magari altri competitor hanno. Ecco, lui semplicemente con queste tre idee di farlo più piccolo, allungare questa setola e di farlo stare ben vicino alle pareti, hanno risolto, e vi assicuro che l'efficacia della pulizia è comprovata. E al termine di una stanza vediamo un po' com'è la situa all'interno del serbatoio, anzi di due stanze, perdono. Come vedete la polvere viene anche abbastanza compattata, c'era un po' di capelli, c'è un po' di roba, comunque qui c'è la polvere pronta per essere scaricata nella stazione. Vediamo invece la ruota sotto, questa è assolutamente perfetta e questa qui è la stanza di figlia che ha i capelli lunghi e come vedete non c'è assolutamente nessun capello. In cucina di casa mia ho una selva di sedie che fanno tante gambe per terra. Ecco, lui veramente fa lo slalom tra le gambe. Il fatto che sia più piccolo e che comunque rileva molto bene gli ostacoli tra torretta e sensori laterali fa sì che pulisca in maniera molto efficace anche situazioni veramente complicate come può essere sotto al tavolo dove si pranza, che si fanno briciole eccetera. Lui risulta veramente super efficiente. Ho fatto comunque una prova apposta, ho buttato per terra una manciata di cereali per vedere cosa faceva, l'ho mandato a pulire là a fare una doppia passata, al primo giro ha raccolto quasi tutto, aveva lasciato un po' di cereali in giro, ma alla seconda passata ha pulito praticamente al 100%, ha lasciato una sola briciola di cereale, quindi una prova veramente promossa e superata a pieni voti dal K10 Plus Pro. Ovviamente ha la sua bella applicazione e l'applicazione si scarica dal Play Store o dal vostro market insomma di riferimento, e una cosa bellissima di questa applicazione associata a questo robot è la gestione del multimappa. Nei vari robot precedenti era sempre una cosa approssimata. Devo dire che SwitchBot lato smart, lato applicazione ha fatto un ottimo lavoro. L'app permette di gestire più mappe di casa, significa che avete più piani, potete usare questo robot su più piani. Ovviamente non andrà a scaricare la polvere quando la base non è in quel piano, però potrete memorizzare la mappa di una stanza o di un piano intero. E qual è il vantaggio? Che quel piano lì potete anche personalizzarlo, cioè dire in questa stanza fate 2 passaggi piuttosto che uno, in questa stanza c'è un muro virtuale, non andare in quella parte, in quest'altra c'è una no zone, evita di andare per di là. Insomma, tutte le personalizzazioni che potete fare in una specifica mappa restano memorizzate. E questo è un bel vantaggio perché quando andate nel piano e fate andare il robot, siete sicuri che lui si comporterà nella maniera che voi avete previsto. Vi faccio un esempio banale però molto diffuso, il fatto di avere mobili nella stanza da letto che hanno lo specchio nell'anta e questo specchio arriva a terra. Ecco, in questo caso i robot che hanno il laser davanti vanno in confusione. Non è un problema perché con l'app
prendete la mappa, lì fate una barriera, create un muro virtuale di fronte all'armadio con la specchiera e sarete sicuri che il robottino si fermerà lì e non andrà più in confusione. Quindi una soluzione semplicissima a un problema molto diffuso, che però potete memorizzare a livello di mappa, e perciò siete sicuri che sempre il robot si comporterà in quella determinata maniera quando arriva nella stanza. Parliamo del sistema di lavaggio di questo robot. Ecco, questo qui potrebbe essere, anzi è il tallone d'Achille di questo K10 Plus Pro. È praticamente un panno umido più che un sistema di lavaggio. Funziona, per carità, se dovete togliere un po' di polvere dal pavimento, fa il suo dovere, lascia anche un buon profumo perché i panni sono molto umidi e sono molto ben profumati, perciò quel senso di igiene in più c'è. Ma non aspettatevi che tolga le macchie ostinate o che sostituisca il vostro passaggio col mocio sul pavimento come fate di solito. E quindi disattiva l'aspirazione per effettuare solo il lavaggio. Ok, è finito il lavaggio della stanza. Ho visto che verso la fine di questi 20 metri quadrati comunque il panno non era più umido, infatti non lo sento più umido perché non bagnava più il legno. Comunque vediamo un po' com'è la situa qua. Si vede un po' di leggera differenza, ci sono degli aloni, insomma qualcosina ha pulito di sicuro. Anche il sistema di aggancio del panno al pannellino di plastica insomma non è dei più intuitivi, diciamo che non si sono particolarmente impegnati. Non compratelo per lavare i pavimenti, quello lì è un aspetto secondario, il suo punto di forza è assolutamente l'aspirazione. A livello smart il K10 Pro è smart, vi ho detto l'applicazione che si collega al vostro robot, tra l'altro il robot funziona con rete wifi a 2.4 non 5 GHz. L'applicazione è fatta veramente molto bene e vi permette di personalizzare ogni piano, di dividere le stanze, di unirle, di rinominarle, di definire quanti passaggi per ogni stanza, di definire appunto i muri virtuali delle aree no zone, delle aree non andare quando ha il panno attaccato. Perciò è un'applicazione veramente promossa, semplice, che funziona bene, mai un blocco, quindi un ecosistema smart che mi è piaciuto e che vorrei dire che è penso uno di quelli migliori che ho avuto modo di testare in questo tempo. Ovviamente è compatibile con Alexa, con Google Home e con tutti questi ecosistemi per fare delle routine personalizzate, insomma una gestione molto buona del software. Oltre al robot efficiente anche il software è stato curato nei minimi dettagli e questo mi ha fatto piacere perché mi è capitato in qualche situazione di trovare dei robot molto performanti ma lato applicazione un po' carente. In questo caso la fattura è ottima sia a livello di hardware e di funzionamento di robot e base ma anche a livello di applicazione. E insomma a chi consiglio questo K10 Plus Pro? Sicuramente a chi ha case complicate e complesse, magari con un po' di disordine in giro, magari con tante sedie, con tanti mobili, praticamente le case di tutti vorrei dire, però il fatto che sia così piccolo e riesca a passare sotto alle sedie di ufficio, al di là delle sedie di cucina, insomma tutti quegli scenari un po' particolari che i robot classici non riescono a coprire, lui ce la fa e l'ho visto io con i miei occhi in giro per casa, quindi sicuramente a tutte queste persone qua consiglio questo K10 e lo consiglio anche a chi non vuole spendere e straspendere, perché il suo prezzo di listino di solito si aggira sui 600 euro mi pare, però normalmente su Amazon, vi lascio il link sotto, lo si trova scontato a un prezzo vorrei dire attorno ai 400 euro e secondo me è un prezzo centrato, perché con questi soldi non trovate robot con queste caratteristiche, con queste dimensioni, con l'agilità che ha questo. Potrete trovare robot standard magari anche con la base, ma questo qui ha quel qualcosina in più che gli altri non riescono ad offrirvi, specialmente in relazione alla sua compattezza. Perciò se il vostro focus è l'aspirazione, non il lavaggio come abbiamo visto, sicuramente questo K10 Plus Pro fa al caso vostro. Ma anche se cercate un robot silenzioso, smart e comandabile in molti scenari intelligenti come va di moda adesso, ecco questo K10 Pro sicuramente vi toglie il pensiero e vi farà divertire. In definitiva SwitchBot con questo K10 Plus Pro ha migliorato il modello precedente sicuramente e ha fatto delle promesse. Ebbene, queste promesse questo piccolo robot le mantiene e fa quello che fa e lo fa fatto bene, che è quello che alla fine vogliamo tutti quando spendiamo per un dispositivo di questo tipo. Ebbene, ditemi voi che cosa ne pensate a questo punto, se l'idea di aver fatto un robot così piccolo è una stupidaggine oppure se è un'idea vincente. A mio avviso è un'idea vincente e sono quasi sicuro che qualche concorrente non mancherà di farne
anche lui qualcuno di piccolino. Lasciatemi nei commenti le vostre considerazioni del caso, e se questo video vi è stato utile lasciate un mi piace, magari iscrivetevi al canale che mi aiuta tanto con la crescita per potervi portare sempre video di questo genere. Ci vediamo qua sul canale Cose Cinesi con altri video nei prossimi giorni. Ciao a tutti da Diego.